Quella che sto mangiando è la pagnotta di Pasqua romagnola. Ora la facciamo insieme. Prima di preparare tutti gli altri ingredienti ho già del burro morbido. Vado ad ammollare l'uvetta con dell'acqua e nel latte vado ad aggiungere anice e semi di anice. Per questa ricetta avremo bisogno di farina, lievito, un'arancia biologica, un uovo, l'uvetta che abbiamo ammollato, acqua, il latte con l'anice e gli anicini, lo zucchero, il sale e il burro. Al burro vado ad aggiungere la scorza di un'arancia biologica insieme all'uovo. Aggiungo lo zucchero e con l'aiuto di una forchetta mescolo tutto, creando una sorta di emulsione. Nella farina vado a sbriciolare il lievito, aggiungo il latte corretto, se vi danno fastidio gli anicini potete filtrarlo in questo modo, acqua, con un cucchiaio vado a sciogliere il lievito e inizio ad impastare. Una volta amalgamati gli ingredienti, aggiungo un pizzico di sale, l'emulsione e continuo ad impastare. Continuo con le mani. Quando non ho più farina libera nella ciotola, aggiungo l'uvetta ben strizzata e continuo ad impastare. L'impasto risulta molto appiccicoso, lo stacco con una spatola dalle mani e dalle pareti della ciotola, copro con pellicola e aspetto 20 minuti. Ora un velo di farina sul banco, vado a fare delle pieghe, così, velocemente. L'impasto è molto appiccicoso. Ok. Con un filo d'olio ungo la ciotola. Rimetto il mio impasto nella ciotola. Copro e vado in frigo fino a domani mattina. Buongiorno, ho ancora il cuscino attaccato al viso, ma ho appena tolto l'impasto dal frigo. Riposando l'impasto ha sviluppato glutine. Sempre con il tarocco lo andiamo a riprendere. Allora, lui è cresciuto in questo senso, quindi lo ribalto e faccio altre pieghe. Uno. Guardate già come è molto meno appiccicoso e più estensibile di ieri. Quindi siamo alla terza piega. Una pirlatura. L'impasto è liscio e non è per nulla appiccicoso. Lo rimetto in ciotola, ricopro, ora lo lascio a temperatura ambiente. La pagnotta è quasi pronta allo staglio
e mi vado a creare i miei stampi con della carta forno. Voi li potete chiaramente comprare già pronti, ma se volete farli anche voi vi faccio vedere come li faccio. Vado a piegare per un'altezza di 10 cm. Piego ancora su se stesso, arrotolo e vado a creare un diametro di circa 17 cm. I punti li do dall'interno verso l'esterno, così, 2 punti. Mi sono tagliato un quadrato di circa 30 cm di lato, vado sempre dall'interno verso l'esterno a fissarlo in questo modo. Ora vado a tagliarmi delle strisce di circa 8 cm e le vado a fissare internamente in questo modo con un punto. Serviranno 4-5 strisce e lo stampo così è pronto. L'altro metodo invece è usare qualche striscia in più interna e non usare il quadrato esterno, in questo modo. La pagnotta è ben lievitata, ora andiamo a fare lo staglio e andiamo a posizionare l'impasto dentro gli stampi. Divido in parti perfettamente uguali, prendo i lembi esterni, li ripiego verso il centro in questo modo e vado a creare una pallina. Questa la metto direttamente nello stampo e anche questa copro anche la seconda e faccio lievitare così ancora 3 ore prima della cottura. È ora di infornare, spennello con un pochino di latte. Spolveratina di zucchero e via in forno. Gli ultimi 5 minuti stavano scurendo un po' troppo, quindi le ho coperte. Le pagnotte sono pronte, le sforniamo. Mi aiuto con una pentola. Infilzo la pagnotta con 2-3 spiedi. La faccio completamente raffreddare, capovolta. Ci vorranno almeno 3 orette. Le pagnotte si sono raffreddate, ora ne assaggiamo una. (631) 636, quindi abbiamo 2 pagnottine da poco più di 600 grammi. Queste si conservano molto bene in un sacchetto di plastica per 6-7 giorni. Andiamo ad assaggiarne una, dai. Vediamola all'interno, eccola qua. Ha una consistenza molto soffice, si sentono bene gli aromi, l'arancia e l'anice. È veramente buonissima. Provala e fammi sapere nei commenti se ti piace.